Nel video di oggi vorrei sperimentare qualcosa di nuovo, una lezione di comprensione e di lessico, ma molto particolare. Che cosa faremo? Tra poco ti mostrerò un'immagine che potrai osservare, analizzare e successivamente sentirai la mia voce che descrive quell'immagine, ma ci saranno 6 errori nella mia descrizione. Ci saranno 6 informazioni che non corrispondono a quello che è presente nell'immagine. Il tuo compito sarà individuare quindi questi 6 errori nella mia descrizione dell'immagine. Poi insieme faremo un esercizio di lessico molto interessante. Ti comunico anche che attraverso il link che trovi qui sotto nella descrizione potrai scaricare un PDF con tutte le informazioni incluse in questa lezione e anche tutto il lessico che vedremo insieme. Trovi il link qui sotto nella descrizione. Ma cominciamo con l'immagine. Ecco l'immagine che ti descriverò. Ti lascio 10 secondi per osservarla e analizzarla nei minimi dettagli. Ovviamente potrai anche fermare il video se vuoi prenderti più tempo. Bene, tra poco vedrai di nuovo l'immagine sullo schermo, ma sentirai anche la mia voce che descrive la fotografia e devi trovare le 6 informazioni che non corrispondono, i 6 errori nella mia descrizione. Partiamo? 3, 2, 1, via! 4 amici decidono di trascorrere una giornata in montagna per staccare la spina, stare un po' insieme e respirare dell'aria buona. Nell'immagine vediamo in primo piano i 4 amici che ridono e scherzano insieme. Si vede che sono un gruppo molto affiatato. A sinistra c'è una ragazza con una canottiera a scacchi e una felpa celeste legata alla vita. Porta uno zaino nero, con una bottiglia d'acqua infilata nella tasca laterale. Ha l'espressione sbalordita perché probabilmente uno dei ragazzi ha fatto o detto qualcosa di buffo. Di fianco a lei c'è un ragazzo alto e in carne, con una camicia a righe sopra una maglia bianca e porta una macchina fotografica appesa al collo. Con le braccia sostiene il secondo ragazzo che ride a crepapelle e quasi non si regge in piedi. Chissà cos'è successo. Più a destra vediamo una ragazza bionda, anche lei divertita, che indossa una felpa beige, uno zaino rosso e anche lei porta una macchina fotografica con sé. Sullo sfondo le vette innevate delle montagne spiccano verso un cielo quasi interamente coperto dalle nuvole. Bene, so che non è semplicissimo individuare al primo ascolto tutte e 6 le differenze tra l'immagine e la mia descrizione. Quindi adesso sentirai nuovamente la mia voce che descrive l'immagine, così potrai controllare le tue risposte e aggiungere le differenze che non hai notato prima. Ripetiamo l'ascolto. 4 amici decidono di trascorrere una giornata in montagna per staccare la spina, stare un po' insieme e respirare dell'aria buona. Nell'immagine vediamo in primo piano i 4 amici che ridono e scherzano insieme. Si vede che sono un gruppo molto affiatato. A sinistra c'è una ragazza con una canottiera a scacchi e una felpa celeste legata alla vita. Porta uno zaino nero, con una bottiglia d'acqua infilata nella tasca laterale. Ha l'espressione sbalordita perché probabilmente uno dei ragazzi ha fatto o detto qualcosa di buffo. Di fianco a lei c'è un ragazzo alto e in carne, con una camicia a righe sopra una maglia bianca
e porta una macchina fotografica appesa al collo. Con le braccia sostiene il secondo ragazzo che ride a crepapelle e quasi non si regge in piedi. Chissà cos'è successo. Più a destra vediamo una ragazza bionda, anche lei divertita, che indossa una felpa beige, uno zaino rosso e anche lei porta una macchina fotografica con sé. Sullo sfondo le vette innevate delle montagne spiccano verso un cielo quasi interamente coperto dalle nuvole. Bene, vediamo insieme quali erano queste 6 differenze. La prima differenza riguarda la prima ragazza, quella con i capelli castani. Io ho detto a sinistra c'è una ragazza con una canottiera a scacchi. La ragazza indossa una canottiera, cioè una maglia senza maniche, ma non è a scacchi, è a righe bianche e nere. Le 2 differenze successive riguardano il ragazzo di fianco a lei. Io ho detto, di fianco a lei c'è un ragazzo alto e in carne con una camicia a righe. Allora, la camicia non è a righe ma è a scacchi, in questo caso, e il ragazzo è in carne? Sai che cosa significa essere in carne? Una persona in carne è una persona robusta, cicciotta, una persona cicciottella. Questo ragazzo è alto e magro, non è assolutamente in carne. La quarta e la quinta differenza invece riguardano la ragazza bionda, perché io ho detto, vediamo una ragazza bionda, anche lei divertita, che indossa una felpa beige, uno zaino rosso e anche lei porta una macchina fotografica con sé. Dunque lei non ha una felpa beige, ha una canottiera beige. La felpa è una maglia più pesante, di velluto o di un tessuto simile al velluto, che molto spesso ha anche un cappuccio, ma lei indossa una canottiera beige e non porta una macchina fotografica con sé, ma il suo braccio passa sotto la corda della macchina fotografica del ragazzo che ride. L'ultima differenza, la numero 6, riguarda le montagne. Sullo sfondo le vette innevate delle montagne spiccano verso il cielo. Innevato non significa senza neve, ma significa coperto di neve. In questo caso le vette delle montagne, le punte delle montagne, non sono innevate, non sono coperte di neve, ma la neve non c'è. Quindi queste erano le 6 differenze. Adesso facciamo un esercizio di lessico. Per questo esercizio ti mostro qui di fianco delle definizioni, delle parole, delle espressioni e riascolteremo nuovamente la descrizione dell'immagine. E il tuo compito sarà quello di trovare nella mia descrizione le parole o le espressioni che corrispondono a queste. Vediamone, sono 5. La prima è in sintonia, in cui c'è intesa. Io uso un aggettivo nella mia descrizione che ha questo significato. Numero 2. Meravigliata, stupita. La ragazza ha un'espressione, ma non uso queste parole. Numero 3. In realtà abbiamo già visto questa espressione. Robusto fisicamente, ricordi? Numero 4. Divertente, che fa ridere. Quale aggettivo ho usato con questo significato? E numero 5. Moltissimo, senza moderazione. Adesso riascoltiamo la descrizione e trova le parole che corrispondono a questi significati. 3, 2, 1, via. 4 amici decidono di trascorrere una giornata in montagna per staccare la spina, stare un po' insieme e respirare dell'aria buona. Nell'immagine vediamo in primo piano i 4 amici che ridono e scherzano insieme. Si vede che sono un gruppo molto affiatato. A sinistra c'è una ragazza con una canottiera a scacchi
e una felpa celeste legata alla vita. Porta uno zaino nero, con una bottiglia d'acqua infilata nella tasca laterale. Ha l'espressione sbalordita perché probabilmente uno dei ragazzi ha fatto o detto qualcosa di buffo. Di fianco a lei c'è un ragazzo alto e in carne, con una camicia a righe sopra una maglia bianca e porta una macchina fotografica appesa al collo. Con le braccia sostiene il secondo ragazzo, che ride a crepapelle e quasi non si regge in piedi. Chissà cos'è successo. Più a destra vediamo una ragazza bionda, anche lei divertita, che indossa una felpa beige, uno zaino rosso e anche lei porta una macchina fotografica con sé. Sullo sfondo le vette innevate delle montagne spiccano verso un cielo quasi interamente coperto dalle nuvole. Numero 1. In sintonia, in cui c'è intesa. Affiatato. Affiatato è un aggettivo che si riferisce a un gruppo di persone in cui c'è sintonia, persone che vanno d'accordo. I 4 amici sono molto affiatati, vanno d'accordo tra di loro. Simone e Luisa sono una coppia molto affiatata. Mi piace recitare in questa compagnia di attori bravi e affiatati. Una compagnia di attori bravi e che vanno d'accordo, tra i quali c'è sintonia. Affiatato. Numero 2. Meravigliata, stupita. La ragazza ha un'espressione sbalordita, meravigliata, è rimasta a bocca aperta. Quindi sbalordito significa meravigliato, incredulo, una persona che non crede ai propri occhi, perché i ragazzi hanno detto o fatto qualcosa di divertente. Numero 3. Robusto fisicamente, abbiamo visto che la locuzione è in carne. Essere in carne significa essere fisicamente cicciottelli. Da giovane, da più giovane, io ero decisamente in carne. A 16 anni pesavo più di 100 kg. Lo sapevi? Numero 4. Quale aggettivo ho usato con il significato di divertente, che fa ridere? Buffo. I ragazzi ridono perché qualcuno ha fatto o detto qualcosa di buffo. Buffo in questo caso significa proprio divertente, qualcosa che fa ridere. Che cosa buffa mi hai raccontato? Raccontala anche a Giulia dopo. In un contesto diverso e con un tono diverso, buffo potrebbe significare anche ridicolo e quindi potrebbe avere anche una connotazione più critica e negativa. Sei buffo con quei baffetti, tagliateli. Buffo può anche significare strano, bizzarro. È successa una cosa buffa stamattina. Adesso te la racconto. Ma è buffo il modo in cui Luigi se n'è andato. È strano, è bizzarro, è qualcosa che non convince. Ma in questo caso buffo significa divertente. E poi abbiamo moltissimo, senza moderazione. Quale espressione ho usato? Il ragazzo ride a crepapelle. A crepapelle significa proprio senza riuscire a fermarsi, senza moderazione, e generalmente accompagna il verbo ridere, quindi diciamo ridere a crepapelle, ridere tantissimo senza riuscire a fermarsi. L'origine di questa espressione è molto curiosa e anche buffa, perché deriva dalla favola di Carlo Collodi, Pinocchio. A un certo punto della storia, Pinocchio esce dalla prigione in cui era detenuto e si dirige verso la casa della fata turchina, ma sulla strada incontra un serpente che gli blocca la strada e Pinocchio gli chiede gentilmente di spostarsi perché deve passare, ma come ci si poteva aspettare il serpente non ha nessuna intenzione di spostarsi
E nel tentativo di raggirarlo e di scavalcarlo, Pinocchio cade con la faccia dentro a del fango. Il serpente è divertito e comincia a ridere, e a ridere, e a ridere talmente tanto che la vena del suo petto scoppia, esplode e muore. Da cui deriva l'espressione ridere a crepapelle, ridere così tanto che la pelle si crepa, si apre e usciamo dalla nostra pelle. Ovviamente si tratta di un'espressione idiomatica. Ridere a crepapelle. All'inizio della descrizione ho usato anche un'espressione idiomatica molto frequente. I ragazzi decidono di trascorrere una giornata in montagna per staccare la spina, per stare un po' insieme e per respirare un po' di aria buona. Che cosa significa staccare la spina? Generalmente quando stacchiamo la spina interrompiamo, il passaggio della corrente elettrica di un dispositivo, perché stacchiamo la presa dal muro. Ma c'è un'espressione idiomatica: staccare la spina significa interrompere l'attività lavorativa, un periodo lavorativo o le attività e i doveri di tutti i giorni per rilassarsi, per riposarsi, per fare delle cose che ci piacciono. Ho bisogno di un paio di giorni di vacanza per staccare la spina, rilassarmi, riposarmi. Bene, questo era un nuovo esercizio che ho pensato di proporti. Che cosa ne pensi? Fammi sapere nella sezione dei commenti qui sotto se ti è piaciuta questa attività e se vuoi crea anche delle frasi con le parole nuove. Ti ricordo che attraverso il link che trovi nella descrizione qui sotto puoi scaricare anche un documento PDF con tutto il lessico che abbiamo visto insieme oggi usato in contesto. Grazie mille per la tua compagnia e per la tua fiducia. Noi ci vediamo alla prossima lezione.